Questo è lo scambio di messaggi da cui tutto ha preso forma. Dopo l'infortunio sugli sci e la conseguente immobilità forzata, bastava infatti solo una scintilla perché la voglia di riscatto si concretizzasse in una nuova impresa. Il fiume Piave, con i suoi 231 km, è la sfida. Giacomo e Filippo, 46 anni in due e spirito di avventura da vendere, sono i protagonisti. Dici che giorno è oggi, Giacomino? Oggi è la vigilia della partenza. Ci traghettano verso Perarolo, sono tutti molto preoccupati del fatto che non abbiamo ancora un posto dove lasciare il kayak. Ma noi confidiamo di trovare qualcuno. Siamo partiti ancora con molte cose da definire perché non avevamo un posto dove lasciare i kayak, come abbiamo detto. L'idea iniziale era di arrivare in un bar a chiedere con una bottiglia di vino in mano chi ci ospita i kayak vince questa bottiglia. Avevamo solo fatto un sopralluogo per vedere più o meno da dove partire con i kayak. Partivamo e tanti ci dicevano ma sì, ma dove andate? Non avete neanche un posto dove lasciare i kayak, ma noi confidavamo nella gentilezza delle persone. Abbiamo scelto la frazione di Macchietto di Perarolo. Appena siamo arrivati con i kayak abbiamo visto una signora e questa signora è stata gentilissima e ha ospitato i nostri kayak per i 2 giorni che ci separavano dal nostro ritorno. Siamo alle sorgenti del Piave sotto il Peralba. Qui nasce il Piave, recita la scritta. Abbiamo lasciato il rifugio Sorgenti del Piave. E già siamo stanchi. E già siamo estasiati dal paesaggio che ci circonda. Stiamo arrivando al Calvi. Il punto massimo è stato raggiunto, adesso si tratta solo di scendere. Via il cronometro. Oh, abbiamo suonato le 7, è preciso, 5 secondi alle 7. Quello è il rifugio Sorgenti del Piave. E questo è il Piave. E pian piano Lo vedremo crescere.
Ragazzi, il video è partito, quindi ormai bisogna farlo. Cerchiamo di non scivolare qua. Vamos! Riparazione piedi per Giacomino. Stiamo agendo sulle vesciche il prima possibile. La meta resta sempre Santo Stefano. Sono le 4 di pomeriggio. Siamo in perfetta tabella di marcia e il tempo sembra anche reggere. L'ipotesi guado si fa sempre più plausibile. Allora, abbiamo optato per il guado. Questo è il post guado, sembra un sentiero agevole, non saprei cosa dire. Niente dai, speriamo anche che non piova. Beh, gli imprevisti ci piacciono comunque. Puoi spiegarci perché non riuscivamo più ad andare avanti? Era bloccato, il nostro sentiero diventava sempre più piccolo, ma soprattutto guardate cosa diventava 100 metri dopo. Spero che si capisca l'altezza. Comunque, se lo conoscete, è il famoso orrido di Acquatona. Appena scampato il pericolo del salto, ci troviamo sotto la pioggia. Siamo stati fortunati a vedere il salto con l'acqua bella gonfia, no? Sì, bellissimo. Qui sembra che ce ne sia molta di acqua, poi vedremo dopo. Speriamo. Sembrava impossibile. Ma ce l'abbiamo fatta, Santo Stefano di Cadore. Ragazzi, non avrei fatto 500 metri in più, anche dovrò farli per trovare il posto dove mettere la tenda. Siamo stati in moto, abbiamo fatto il conto circa 13 ore 14, escluse le soste. Finalmente ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo solo trovare un posto dove piazzarci, probabilmente nell'altra sponda del fiume, prima del paese, e finalmente un po' di riposo. Se questo fosse un 8000 sarebbe uno di quei video in cui sono chiusi dentro la tenda senza ossigeno, con le mani congelate, che si chiedono ma quanto bene stavo a casa io. Ecco, esatto, è la fine del primo giorno e Siamo provati. siamo fortemente provati. Spero che si capisca dal mio tono perché sono veramente Sono le disfatto. 8, siamo partiti stamattina alle... Sono le 8 di sera e siamo partiti stasera alle 5. Stamattina alle 5. Non aggiungo altro, tu aggiungi qualcos'altro. Allora, giorno 2. Oggi siamo più gagliardi. La tappa di oggi si porterà a Perarolo in una 20, quanti anni chilometri? 25 più qualcosa per andare oltre Perarolo, vedremo. Potrebbero arrivare a essere 30. Stiamo già colazionando, siamo ancora a Santo Stefano. Abbiamo svoltato su questa strada dismessa dall'ANAS perché l'alternativa era una galleria di 4000 metri.
Siamo a Cimagogna, mancheranno una decina di chilometri a Perarolo. Solidissimo. Come potete vedere non è sempre piave, ma a volte è anche strada. Una brutta notizia, ci ha stroncato un po' le gambe. Da Lozzo di Cadore pensavamo mancassero circa 10 km, invece abbiamo scoperto ne mancano 20 alla nostra destinazione finale. Siamo stanchi, i piedi sono doloranti, questi chilometri saranno un'agonia. Giorno 2, sono le ore 31. Ciak 2, giorno 2, sono le ore 2:31. Siamo a Domegge però ragazzi, a Domegge. Secondo gli ultimi rilevamenti dovrebbero mancare 15 km. Ci stiamo muovendo facendo tappe da 5 km. Stiamo pensando ai kayak che ci porteranno da soli giù, forse. I giorni di cammino sono stati veramente provanti. Non ce la facevo più, avevo i piedi gonfissimi, avevo stanchezza accumulata dal giorno prima. Eravamo arrivati a un punto in cui fare un altro passo era veramente difficile. E ho scritto addirittura sul mio diario di viaggio, ho scritto ricordati per il futuro che non sei mai stato così stanco, e me ne ricorderò, credo che me ne ricorderò. Siamo arrivati anche alla fine della motivazione mentale, eravamo veramente a terra, però con la voglia di arrivare alla fine di questa impresa ce l'abbiamo messa tutta, ce l'abbiamo fatta, a costo di essere veramente dilaniati all'arrivo. Siamo incredibilmente arrivati alla fine del giorno 1, in queste condizioni. 42 km. Vamos! Ecco, Filippo ci mostra dove siamo adesso. Perarolo. Perarolo. Questa però ragazzi è da cambiare in 80 al posto che 50. Sì, 2 giorni 80, è stata un'ammazzata. Questa la dice lunga sulla nostra organizzazione. Ah, 50 di piave, ma 50 non è solo di strada, sono 80 di strada e 50 di piave. L'arrivo dei kayak finalmente è stato accolto da giubilio, perché si spera che faremo meno fatica di prima. Abbiamo un sacco di roba, tantissima. Adesso siamo contentissimi però, sì, perché almeno possiamo passeggiare. Ecco, la postazione, abbiamo finalmente scaricato tutto vicino al Piave. Sono le 7:25 del giorno numero 3 e andiamo. Kayak è stato accolto da grande giubilio, come abbiamo detto, perché credevamo che il kayak e la corrente ci portassero giù, quando invece c'è comunque da spingere, è chiaro. Bisognava fare un sacco di chilometri in più rispetto a quanti ne facevamo a piedi.
sempre avere l'orologio in mano, mai fare una sosta di troppo, c'era una fretta costante di macinare chilometri. Le rapide, seppur di piccole dimensioni, valevano bene a bagnarci completamente. Ogni schizzo d'acqua entrava dentro e ci stonfava tutto. Noi eravamo completamente zuppi, dalla mattina alle 5 alla sera alle 9, completamente bagnati, anche tutta la nostra roba, i comfort basilari come la tenda, un sacco a pelo asciutti, ce l'eravamo completamente dimenticati. Ragazzi, siamo quasi arrivati a Belluno, siamo stanchi morti, ma ci godiamo questo bellissimo tramonto. Giorno 3. Situazione di grande disagio. Questo vuol dire che i cellulari sono fuori uso, le macchine fotografiche sono fuori uso, siamo scollegati dal mondo, non possiamo dare le nostre notizie. E siamo inoltre in un'isola, Però, perché abbiamo piave a destra e a sinistra. però, Abbiamo il prosecco. Libanesi e prosecco. Libanesi. E poi cosa abbiamo? Pasta e fagioli, ragazzi. Comunque poc'anzi dicevamo che la location è veramente notevole. Siamo in piena Val Belluna. Questo è il Serva. Questo è il Serva. E no, niente, sì, ci dispiace che chi è a casa non abbia nostre notizie, perché in effetti non deve essere bello. Però stiamo bene, per quando ci vedrete. Comunque è proprio bello. Guarda le robe appese. E questa è la nostra situazione di disagio, che si asciuga un po' tutto, compreso i sacchi a pelo, stuoini, tenda. Abbiamo fatto la diga, Il cui attraversamento che è stata molto faticosa, e dopo a Ponte nelle Alpi un altro passaggio di kayak che è stato veramente tosto. Però dopo abbiamo trovato delle rapide. Fatti i numeri. Delle rapide notevoli dove ci siamo lavati perché non abbiamo manco la guaina. Quanti chilometri abbiamo fatto oggi? Tanti. Giorno 4. Giorno 4, come vedete, il giorno ancora proprio totalmente non lo è. Ricordiamo che siamo sempre senza cellulare. No, ho messo in conto che fosse così difficile fare tutti questi chilometri. Una sacca stagna in più non sarebbe stato male, forse anche due. Tanto ne abbiamo disfatto la tenda e abbiamo riacceso il fuoco per asciugare le robe. Siamo a Belluno e questi sono i ponti con la prima difficoltà della giornata. Sono le ore 7:48 di mattina, sono un'ora che siamo che andiamo
Giacomino che si avventura a scendere, io l'ho quasi fatta. Mancano ancora circa 50 km. Il giorno 4 è stato il giorno in cui abbiamo fatto più chilometri in kayak e oltre ad aver fatto circa 60 km abbiamo anche attraversato le due dighe, la diga di Busche e la diga del collegamento con il fiume Brentelle. Abbiamo raggiunto la confluenza con il Cordevole e finalmente abbiamo un sacco d'acqua e si vola! Abbiamo passato l'ennesima diga che poi sarebbe la terza o la quarta in totale. Ce l'abbiamo fatta, il percorso è questo, qua su, sulle rocce. Abbiamo fatto un sacco di chilometri, un sacco di strada, ma è stato bello perché abbiamo avuto un po' di incontri tra i pescatori all'inizio che ci hanno riconosciuto come quei due del giornale, per finire poi con i nostri amici che ci sono venuti a trovare all'arrivo a Pederobba. Mentre noi eravamo bagnati, stanchi, impresentabili e sporchi, loro sono venuti belli candidi a trovarci. È stata una serata di tranquillità. Permane una situazione di discreto disagio. Come potete vedere, tutto è sparso così a prendere aria, però sono le 5:54 di mattina, quindi il sole non si è ancora levato e non vale a scaldarsi, quindi siamo un po' così. Adesso ci apprestiamo a fare colazione, smontare la tenda e sparire da questo posto. La triste realtà è che non è rimasta più acqua.
Siamo poco più a nord del Montello. Ormai 1 chilometro che ci muoviamo a piedi perché qui i kayak non possono andare. Dobbiamo pensare al da farsi perché qui non si può andare avanti. Portando a passeggio il kayak. Visto che abbiamo camminato poco i primi giorni, ho pensato che sarebbe stato carino camminare un altro po'. Speriamo che qualcuno ci venga a prendere, va. In linea puramente teorica si potrebbe dire che la nostra impresa finisce qua. Siamo arrivati alla fine del fiume. Scommetto che vogliate vedere come finisce il Piave. Non c'è nessuna traccia dell'acqua, né di una strada, né di un ponte. Il bello è che non mi ero accorta, si è accorto la Chiara, fa mamma ci sono due uomini. E mi sono girata, infatti ho visto che era giù a cercare, perlomeno di chiedere dove eravamo. Infatti mi fa, signora mi scusi, ma qua dove siamo, la zona? Mi do sti qua, blindati. Oggi devo spiegare che si è perso il mountain bike. E invece dopo la bicicletta non c'era, di conseguenza mi ha detto no, abbiamo il canolo su in fondo, ma il canolo se non viene acqua. Di solito Genio Civile che aveva fatto non so, un accordo cosa, con l'Enel, che doveva sempre comunque alzare un minimo di acqua sul Piave per i pesci, per qualsiasi roba. Quest'anno stranamente l'irrigazione. Quella roba vera, più bella che tu gli la fame chi melone, volete melone? Sì. Un caffè beve? Sì, sì. E adesso male, sì, sì, dai, ma non vogliamo dire sì.
bus è arrivato a trovarci e quindi lo facciamo passare. Perché noi siamo su questa bella isoletta a Ponte di Piave. Siamo appena partiti da Ponte di Piave, ci aspettano una ventina di chilometri di acqua piatta. Pensavamo di fare molta più fatica a fare questo trotto in piano e invece ci si prospetta una giornata di riposo con sole 5 ore di pagaiata rilassante. E andiamo a vincere! Portiamolo a casa quest'oro! E Giacomino! Giacomino, ancora 10 metri! Ancora 10 metri e la prua italiana è la prima a vincere! Dopo aver dovuto abbandonare il letto del Piave ormai in secca, l'abbiamo ritrovato completamente cambiato, l'abbiamo ritrovato di nuovo pieno di acqua, ma di acqua stagnante, di acqua ferma, un Piave trasfigurato. Siamo pochi chilometri a sud di Ponte di Piave e il fiume è quello che vedete, cioè un ammasso di alghe in putrefazione e simili. Acqua marcia, stagnante, schiumetta non meglio identificata. Marciume che incontreremo anche più avanti a San Donà quando l'acqua sarà salata e rossa. E andiamo avanti, arriveremo presto al Ponte di Barche di Noventa. Siamo al Ponte della Vittoria di San Donà. Da qui mancano 18 km e abbiamo 2 giorni per farli. Ci accamperemo, così mancheranno solo una decina di chilometri da fare domani. Siamo all'accampamento dell'ultimo giorno, quindi nei pressi di Eraclea, circa 1,5 km a sud del ponte. E ormai diciamo che abbiamo anche già bello che sbaraccato. Questa è la classica nostra situazione pre-partenza, cioè un casino indescrivibile.
Era un momento che avevamo sognato da tanto tempo, un momento di gioia per aver finito qualcosa di bello. Finalmente il mare si avvicinava e così la fine della nostra impresa, la vittoria. È stato bello poter condividere gli ultimi chilometri di kayak con amici e i familiari di Filippo che ci sono venuti incontro, è stata una vittoria condivisa.